Ciao, ma come pensa un narcisista? Delle volte è difficile comprendere quale sia lo schema di pensiero che muove un narcisista. Cerchiamo dunque di capirlo insieme. Il narcisista ha una grande stima di sé e si reputa molto importante. Ritiene di avere talenti e meriti superiori agli altri, senza però avere dei risultati a sostegno delle sue credenze. Le persone che veramente hanno un giusto senso del proprio sé e che sono sicure di se stesse, infatti non hanno alcun bisogno di vantarsi. Il narcisista invece ritiene di essere superiore agli altri e ritiene che questi debbano riconoscere la sua superiorità anche se non ha raggiunto alcun obiettivo per dimostrarla. Questo aspetto, oltretutto, può essere particolarmente distruttivo in una relazione. Ad esempio, se Tizio ritiene di essere superiore a sua moglie e ai suoi figli, sentirà il bisogno di ricordarglielo continuamente, insieme al fatto, ovviamente, che loro non sono alla sua altezza. Per esempio, si rivolgerà a suo figlio in questo modo: sono felice che tu sia nella squadra di atletica, ma tu pensa che quando io avevo la tua età però già correvo le maratone. Il suo benessere poi è più importante di quello di chi gli sta intorno. È principalmente preoccupato e occupato con le sue fantasie di grandezza, di successo illimitato, di potere, di bellezza o di amore ideale. Questo si traduce poi in un volere a tutti i costi primeggiare nel vivere la relazione di coppia come uno strumento per brillare ancora di più, per esempio, senza effettivamente rendersi conto, comunque valutare i sentimenti di chi gli sta intorno. L'esempio classico è il marito che va a correre, nonostante la moglie abbia l'influenza necessiti di un po' del suo aiuto, perché lui non permette a nessuno di scombinare i suoi piani di grandezza o, come in questo caso, il suo piano di perfetta forma fisica, e la moglie risulta essere a questo punto solo un impedimento. Per lui è perfettamente normale pensarla così. Alla fine, cosa vuoi che sia una piccola malattia rispetto al perdere un allenamento? La malattia passerà anche da sola e alla fine, dopo tutto quello che lui fa o pensa di fare, è anche giusto che abbia i suoi spazi per mantenersi in forma. È questo quello che conta veramente alla fine, solo se stesso. Il narcisista crede di essere speciale, di essere unico e che può essere capito solo da persone che possono essere associate con un alto status sociale. Il narcisista valuta infatti le persone non per quello che realmente sono, ma per lo status che mostrano. Gli amici, ad esempio, vengono scelti in questo modo. Non vengono quindi scelti tra le persone che loro sentono essere vicine dal punto di vista umano, ma solo tra quelle che possono mostrare risultati o posizioni di rilievo e possono quindi, in qualche modo, trasferire su di lui la loro importanza. Infatti loro si esprimeranno così: il mio amico dottore, oppure quando ho incontrato il mio amico notaio. In una relazione amicale sana, invece, il mestiere e lo status sociale sono soltanto orpelli che descrivono l'amico. Per un narcisista, invece, l'orpello è la parte principale dell'amicizia, in quanto sentirsi vicino a persone con uno status sociale alto aumenta la loro autostima e fa credere loro di essere allo stesso livello, pur senza magari aver mai combinato qualcosa di veramente significativo nella loro vita. Ritenendo di avere tutte queste qualità, che come abbiamo visto sono per così dire innate, è normale che il narcisista ritenga di dover essere ammirato e lodato costantemente, e chi non lo fa semplicemente non riconosce il suo valore ed è quindi una persona inutile. Il narcisista è come un vaso vuoto che ha bisogno costantemente di essere riempito di complimenti, di emozioni, e non sente il bisogno di dare, ma solo di avere, perché all'altra persona dovrebbe bastare, e anzi dovrebbe anche essere grata, di poter essere in una relazione con lui.
E quando finisce poi una relazione con un narcisista, infatti, la sensazione che più si prova è l'esaurimento, la stanchezza di dare continuamente, senza mai aver ricevuto nulla. I suoi bisogni vengono prima, punto, in automatico. Non c'è bisogno di spiegazioni, lui deve essere trattato meglio degli altri e tutto gli è dovuto, perché sa di meritarselo ed è ovviamente disposto a spargere menzogne, a tirare giù chi non si adatta al suo pensiero, pur di rimanere in questa sua illusione, su cui si è costruita tutta la sua personalità. Ovviamente però questo è vero anche al contrario. Vivendo in una realtà distorta è convinto che chi non è alla sua altezza sia invidioso di lui e cerchi dunque in ogni modo di tirarlo giù. Vedrà lui poi in ogni comportamento degli altri solo un modo per attaccarlo o per farlo brillare di meno. Normalmente una persona riconosce che alcuni possono aver ottenuto successi più grandi dei suoi e magari cerca anche di imparare qualcosa da questa persona per fare meglio. Il narcisista no, nei suoi occhi c'è sempre solo invidia. E se qualcuno è superiore a lui e lui non riesce a sorpassarlo, neanche facendo ricorso a tutta la sua immaginazione, il suo pensiero inconscio è questo: devo essere superiore a questa persona e se non ci riesco a superarla, basterà tirarla giù. Ed è per questo che spesso i narcisisti si trovano a spargere menzogne, gossip o a dare informazioni sugli altri in modo da rovinare la loro reputazione. Per esempio, qui invento dei nomi. Giulia è invidiosa della sua collega Laura, che è molto attraente. Giulia troverà quindi normale diffondere notizie che metteranno in cattiva luce Laura, in modo da incrinare in qualche modo la sua reputazione, cercando anche degli indizi che possono sostenere la sua ipotesi, anche con se stessa. Quindi Giulia si dirà: ma sì, lo faccio per lei, per il suo bene, così si renderà conto del suo problema, per esempio. Quindi il ragionamento della narcisista Giulia è questo: non solo lei non è meglio di me, ma io sono così buona che la aiuto ad uscire da una brutta situazione, anche se questo ovviamente non ha nulla a che fare con la realtà. Se qualcosa invece dovesse fallire o non andare per il verso giusto, potrebbe mai il narcisista incolpare se stesso? Ma assolutamente no. Ed è per questo che la colpa ricade sempre sugli altri, specialmente sul proprio partner, che anche se non colpevole, ci casca, arrivando a diventare arrogante e totalmente irrazionale, questo il narcisista, pur di mantenere in piedi il suo mondo idilliaco e perfetto. A questo punto però devo ricordarti che il narcisismo ha tantissime sfaccettature ed è quindi normale a volte ritrovarsi a pensare come un narcisista, ma la differenza fondamentale è proprio questa: a volte, non sempre. Il narcisista invece vive costantemente questa illusione ed è costantemente concentrato solo su se stesso, senza empatia né compassione, distruggendo chi si trova in una relazione con lui. Ed è proprio qui e per questo purtroppo che lui diventa pericoloso. Ho già pubblicato altri video sul narcisismo e ne arriveranno altri, così da aiutarti ad aumentare la tua consapevolezza su questo argomento. Ciao, a presto!